Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Questo è il primo video dedicato alla preparazione di un motore Aprilia 125 per il campionato Sport Production. Oggi vedremo le modifiche che ho pensato di fare a questo propulsore al fine di migliorarne le prestazioni per l'impiego in pista. Modificheremo il gruppo termico, nello specifico il pistone e la missione dei travasi, il contralbero di bilanciatura e un pochino il carter. E andiamo quindi a vedere pezzo per pezzo quali sono le modifiche. Alcune sono già state effettuate, altre le andremo a fare. Partiamo proprio dal contralbero, che è stato semplicemente lisciato in modo da avere la stessa superficie da tutte le parti, mentre originariamente era di fusione e quindi non aveva una superficie costante su tutta la lunghezza del contralbero stesso. Poi la testata, che non l'ho realizzata io ma è stata comprata già così, che ha un profilo toroidale della camera di scoppio, molto bella, realizzata tramite macchine a controllo numerico. Poi abbiamo il carter, dove praticamente la modifica che andremo a effettuare ecco qua, si concentrerà su questa zona. Andremo ad abbassare leggermente questa rampa fino al segno col pennarello, non so, ecco, sì, si vede benissimo, fino al segno col pennarello, in modo da migliorare il riempimento del carter pompa. Poi ultimo ma non meno importante, il gruppo termico, che non è quello originale, perché purtroppo quello originale era scromato e quindi abbiamo pensato di comprarne direttamente un altro, seppur commerciale. Questo è Mitaka, non so se sia buono, a occhio sembrerebbe un buon prodotto, poi vedremo in pista come si comporterà. E qui ovviamente, per lo stesso discorso del carter, andremo ad aprire queste finestre in modo da raccordarle allo scivolo sul carter, sempre per migliorare il riempimento del carter pompa da questi fori qui. Chiaro che questo gruppo termico presenta diverse bave di fusione e queste qui le toglieremo tutte, insomma, prima del montaggio. Poi ultimo elemento è il pistone, dove è già stato fatto un foro esplorativo, dove andremo a realizzare una finestra di alimentazione per il terzo travaso, ecco, così, sempre per migliorare il riempimento del carter. Poi verrà realizzata anche una marmitta su specifica, che ancora devo progettare, però insomma mi baserò su quella di serie per quanto riguarda la lunghezza, e poi il programma elaborato da noi svilupperà tutte le dimensioni e le proporzioni tra i vari pezzi. Abbiamo completato il pistone, il foro ovale che capiterà in corrispondenza del terzo travaso. Poi abbiamo smussato la parte sotto degli archetti sul pistone, perché c'era un leggero dentino che avrebbe potuto ostacolare la fluidodinamica dei travasi, l'avrebbe potuta peggiorare. E poi, già che mi ci trovavo, ho anche lucidato il pistone, inserendo il pistone all'interno del cilindro. Vediamo come il foro capiti esattamente dove ci interessa.
eccolo qui, e poi di come la smussatura, ecco qui, di come la smussatura sia servita per raccordare esattamente il pistone al cilindro. Eccoci qui, anche il cilindro è completato. Abbiamo lavorato i travasi, come vi avevo detto. Ho anche colto l'occasione per sistemare il terzo travaso, ecco qui che aveva delle bave di fusione. Sono state rimosse tutte quante, ecco così si vede bene, tutte quante le bave all'interno dei fori, e in più ho anche smussato, vediamo se riusciamo a vederlo, ecco, ho smussato qui, mi aiuto con una luce, vediamo, ecco, meglio, ecco, perfetto. Allora, dicevo, ho smussato questa parte qui che aveva un dente dovuto alla forma della cromatura, che non era stata smussata bene, quindi questo qui è stato smussato e portato in pari con gli altri travasi. E anche i carter sono stati lavorati. Abbiamo fatto lo scivolo di cui vi parlavo, che corrisponde poi alle lavorazioni eseguite sul cilindro in questi punti. Adesso rimonterò tutti i componenti per terminare il blocco motore. Saranno cambiati i cuscinetti, i paraoli, e poi nel prossimo video vedremo che fasatura ha questo cilindro, misureremo lo squish e il rapporto di compressione, insomma le solite misure di rito. Per oggi è tutto, vi saluto e insieme a Mitaka vi do appuntamento al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.